Quante volte ti è capitato di volere davvero qualcosa, di sognare un obiettivo, ma poi di lasciare che il tempo passasse senza fare niente? È normale, voglio tranquillizzarti, succede a tutti, ma c'è una verità semplice e dura. Se non fai sacrifici per ciò che vuoi, finisci per sacrificare ciò che vuoi. Oggi voglio condividere con te 7 lezioni di vita che col senno di poi avrei voluto conoscere molto prima. Spero che queste possano aiutarti a riflettere, a fare scelte più consapevoli e magari ad agire in modo diverso, più in linea con chi sei davvero. Spesso ci convinciamo che prima di agire dobbiamo avere tutto chiaro, ogni dettaglio al suo posto, ogni dubbio risolto. Ma la verità è che la chiarezza arriva solo con l'azione. Se aspetti di avere sempre tutto perfetto prima di iniziare, rischi di rimanere fermo in attesa a vita. E sai una cosa? Nessuno ti ricompenserà per le tue idee se non le trasformi in qualcosa di concreto. Immagina ad esempio se i grandi inventori, artisti, scienziati avessero aspettato di essere sicuri al 100% prima di iniziare i loro progetti. Molte delle cose che oggi ci rendono la vita più semplice e ricca non esisterebbero. La mappa del percorso non sarà mai chiara all'inizio, ma con ogni passo che fai scopri un pezzo in più del cammino. Quindi il mio consiglio è non aspettare che il puzzle sia completo. Inizia e le risposte arriveranno lungo il tragitto. A volte, presi dalla voglia di fare, ci ritroviamo a inseguire obiettivi che non sono davvero i nostri. Siamo lì, in salita, a mettere tutto noi stessi e poi ci chiediamo: ma è davvero questo che voglio? E la risposta purtroppo spesso è no. Succede perché siamo abituati a fare quello che gli altri si aspettano, quello che sembra giusto agli occhi del mondo. Ma vivere per compiacere gli altri è una delle trappole più facili e allo stesso tempo più pericolose. Prova a fermarti a chiedere: la vita che sto costruendo è davvero la mia? Mi fa sentire vivo? Non importa se ci vuole più tempo o se vai più piano, ciò che conta è andare nella direzione che appartiene a te. Quindi anche solo capire quale sia la tua montagna ti darà un senso di chiarezza e pace interiore che difficilmente troverai altrove. Spesso ci lamentiamo delle difficoltà, dei fallimenti e degli ostacoli. Ma e se questi fossero proprio lì per noi? Magari gli ostacoli sono lì per insegnarci qualcosa che ancora non sappiamo di noi stessi. Come dice Ryan Holiday, l'ostacolo è la via. E io ci credo davvero, è proprio nella difficoltà che trovi la tua forza. Magari ti ritrovi in una situazione che non avevi pianificato, che non avresti mai voluto, ma è lì che impari cosa significa davvero resistere, adattarti e quindi crescere. È lì che trovi una forza che non sapevi di avere prima magari. Non vedi subito il senso delle sfide, ma con il tempo capisci che ogni difficoltà superata ti avvicina alla versione migliore di te. Senza ostacoli non c'è quindi crescita. Prendersi la responsabilità della propria vita è uno dei passi più difficili e liberatori che si possono fare. È troppo facile dare la colpa agli altri, alle circostanze e al passato. Ma sai una cosa? Fintanto che ti affidi a questi alibi, tu resterai bloccato. Sei in balia di ciò che succede intorno a te e delle decisioni degli altri. Invece, quando ti prendi la piena responsabilità, scopri una libertà incredibile. Perché tutto ciò che fai, tutto ciò che sei, dipende solo da te. E capisci che tu hai il potere di cambiare la tua realtà. Non hai bisogno di approvazione per vivere i tuoi sogni. Immagina per esempio cosa potresti fare se smettessi di chiedere il permesso agli altri e iniziassi davvero a fare ciò che senti. La vita che vuoi inizia proprio nel momento in cui tu decidi di essere la persona che ha il controllo della tua direzione. Siamo abituati a misurare il nostro valore dai risultati, dai traguardi raggiunti. Ma ciò che molti non vedono è che i risultati sono solo la punta dell'iceberg. Sotto ci sono le abitudini, le piccole azioni ripetute ogni giorno. Se vuoi cambiare qualcosa di grande nella tua vita, devi iniziare dalle piccole cose. Cambia le tue abitudini quotidiane e tutto il resto seguirà. Io ad esempio ho capito che l'importanza di prendersi cura della propria salute ogni giorno. Quando dormi meglio, mangi bene e ti muovi, tutto il resto della tua vita sembra prendere una forma e un modo più naturale. E ricorda, non serve essere perfetti ogni giorno, serve essere costanti.
una lezione dura da accettare, ma assolutamente reale. Scegliere la strada facile oggi rende il domani più difficile. Pensa a quelle piccole scelte quotidiane: mangiare sano oppure no, risparmiare oppure spendere, affrontare una conversazione difficile oppure evitarla. Ogni scelta che eviti oggi tornerà domani sotto forma di insoddisfazione oppure di rimpianto. D'altra parte, scegliere la via difficile oggi, come per esempio prendersi il tempo per crescere, imparare, magari sacrificare qualche comfort a breve termine, rende il domani molto più gratificante. È una lezione che ci spinge a pensare a lungo termine. Chiediti sempre cosa vuoi davvero e fai la scelta che ti avvicina a quella visione, anche se ora sembra più faticosa. Quando vediamo il successo degli altri, spesso pensiamo che questo sia arrivato tutto in un colpo. Ma la realtà è che quel successo è il risultato di anni di costanza, di lavoro silenzioso e di piccoli passi. La differenza tra chi raggiunge i propri sogni e chi no è spesso solo la costanza. Anche io, per raggiungere alcuni traguardi che mi ero posto, ho dovuto fare piccoli passi ogni giorno, anno dopo anno, anche quando i risultati sembravano molto lontani. È la costanza che costruisce un cambiamento duraturo. Quindi ricordati sempre che non devi essere perfetto, devi essere paziente e fare un passo alla volta. Viviamo in un mondo che cambia a una velocità incredibile. Ciò che sapevamo ieri potrebbe non valere più oggi e per questo è fondamentale mantenere una mentalità aperta e curiosa. Non devi fermarti mai al "so già abbastanza". La vera crescita è essere sempre disposti a imparare, a mettersi in discussione, a esplorare nuovi modi di vedere le cose. Ogni giorno è un'opportunità per crescere e capire meglio te stesso e il mondo che ti circonda. La vera istruzione, potremmo dire, inizia fuori dalle aule. È la vita stessa a insegnarci le lezioni più preziose, quelle che ci cambiano profondamente. Il mio consiglio è quello di non vivere come se avessi tutto il tempo del mondo. Vivi come se ogni giorno fosse l'occasione per diventare una versione migliore di te. Queste sono le lezioni che avrei voluto conoscere prima. Ora vorrei sapere da te, c'è una lezione che ti ha colpito o qualcosa che avresti voluto capire prima nella tua vita? Raccontamelo nei commenti qui sotto. Siamo tutti qui per imparare e per condividere, ma se conosci qualcuno a cui gli argomenti che tratto possono essere utili, suggerirgli il mio canale sarebbe per me un dono grandissimo.